Cari amici musicofili, bentornati a Ti consiglio un disco. Dopo aver fatto l'ultima diretta dedicata agli Yes e al bellissimo cofanetto dei The Steven Wilson Remixes, andatevela a rivedere perché in un'ora e mezza abbiamo toccato i 5 più grandi album di questa altrettanto grande e famosa band. Oggi torniamo quindi al nostro consueto video e lo facciamo andando ad ascoltare una delle più grandi, lo voglio dire due volte, voci cantanti del secolo scorso. Lui, signori e signori, è Sam Cooke e questo è il suo Nightbeat. Chiaramente il protagonista assoluto di questa puntata è proprio lui, è Sam Cooke, che molti considerano, probabilmente anche secondo me a ragione, il re del soul, almeno della sua epoca. Chiaramente un titolo che si contendono in molti, però diciamo tra quelli in lizza, diciamo che sul podio lui si mette sicuramente e probabilmente anche per il mito, la storia che lo circonda, al posto più alto, ma soprattutto per la sua voce e per la grande musica che ha prodotto. Pensate che dal 57, la sua carriera inizia nel 56, però diciamo la sua epoca d'oro va dal 57 al 64, purtroppo anno della sua morte, e in questo breve lasso di tempo, soli 7 anni, riesce a piazzare ben 29 singoli nella top 40, nella top 40 della classifica americana. E ovviamente è stato uno dei primi, poi a metà degli anni 80, ad essere inserito nella famosa Rock and Roll Hall of Fame. Anche se non avete mai comprato un disco di quest'artista, sicuramente lo conoscete grazie a dei pezzi, dei brani che sono veramente diventati celebri. Penso a Wonderful World, per esempio, ma soprattutto a un brano che lo avrete sentito in tantissime colonne sonore di film, per esempio, che è A Change Is Gonna Come, che è contenuto non nel disco che vi presento oggi, ma è uscito postumo in questo disco che si chiama Ain't That Good News. Ed è un brano che è anche simbolo del movimento per i diritti civili, per la gente di colore americana in quegli anni, perché lui fu membro del movimento dei diritti civili e molto impegnato, ne parleremo poi anche purtroppo in relazione alla sua morte che ancora desta dei sospetti e dei dubbi. Come tanti artisti della sua epoca, soprattutto quando pensiamo alla black music, Sam Cooke nasce nel 1931 nel Mississippi, sicuramente uno stato di quelli più problematici dal punto di vista della questione razziale, ma anche più prolifici se pensiamo al blues, all'R&B, al gospel, eccetera. Non a caso, proprio come altri suoi illustri colleghi o colleghe, nasce all'interno di una famiglia molto religiosa, infatti suo padre è un reverendo, il reverendo Charles Cooke della Chiesa Battista. Però, tuttavia, nel 1933, già quindi praticamente infante, a soli 2 anni, la famiglia si trasferisce in un altro dei capoluoghi assoluti della musica nera americana, cioè Chicago. Cresce così Sam Cooke all'interno della compagine sia religiosa ma anche musicale e chiaramente all'interno del genere gospel. Tra l'altro nel 1956 lui aveva già iniziato con i The Soul Stirrers questa band che comunque è abbastanza, nonostante magari sia un po' più di nicchia, però è abbastanza famosa tra i conoscitori insomma del gospel e della musica neramericana. Ma nel 56 lui inaugura la sua carriera, diciamo pop, ma quando diciamo pop chiaramente ci riferiamo a un genere popular che ha una connotazione, insomma un valore molto alto, e lui inizia con questo singolo che si chiama Lovable. Tuttavia lui lo pubblica con uno pseudonimo che è Dale Cook, questo proprio perché nel gruppo, nel grande ambiente del gospel, andare a suonare e incidere musica profana, tra virgolette, era sicuramente mal visto. Tanto che il direttore dell'etichetta per cui stava incidendo la Specialty Records, cioè Art Troop, verrà a discutere appunto con Sam Cooke perché lo troverà un giorno in studio a cantare le canzoni di Gershwin, questo grandissimo compositore americano, no? Quello che ha unito un po' il jazz, la tradizione, la musica classica, l'orchestra, eccetera. Lo conoscete sicuramente anche per i film di Woody Allen, ma anche per insomma, tutta la sua grande discografia.
e verranno a discutere, la discussione sfocerà in litigio, e Sam Cooke allora deciderà di abbandonare l'etichetta, però darà anche inizio alla sua grandissima carriera di musica profana, come veniva intesa. Oltretutto, Sam Cooke sarà molto importante poi all'inizio degli anni 60 perché fonderà la sua etichetta, la Sun Records, e tra l'altro anche una sua società di stampa. Quindi parliamo di una persona della black music, una persona di colore in quegli anni, che si fa imprenditore di se stesso e si pone a un livello più alto, e questo sarà di esempio a tantissimi suoi colleghi, chiaramente della black music, che cominceranno a guardare il mondo discografico con occhio ben diverso, come dire, perché ci dobbiamo far produrre da altri quando possiamo farlo da soli? E questo fu un grandissimo precedente che certo non fu simpatico a molti al tempo, che però Sam Cooke ha fissato nella storia e gli dobbiamo riconoscere questo grande merito. In ogni caso, però, non scordiamoci che sì, è vero che da un lato diventa imprenditore di se stesso, ma è anche vero che dall'altro poi andrà a inserirsi in uno dei colossi della distribuzione della discografia mondiale, cioè la RCA Victor. Quindi stiamo parlando comunque di una persona che aveva ben chiara la prospettiva e i mezzi per arrivare a livello planetario. Prima però di parlare del disco dobbiamo chiudere con un velo di tristezza perché, come molti di voi sapranno, l'11 dicembre del 1964 Sam Cooke viene ucciso. Diciamo, le indagini finiscono con omicidio giustificabile, cioè legittima difesa, oggi diremmo, perché si sviluppa questa situazione di lui che porta in camera di un motel questa ragazza barra prostituta, insomma le cose sono abbastanza fumose, e c'è un diverbio, pare che insomma lui si lamenti di un furto eccetera, vada giù alterato dalla direttrice, insomma alla reception del motel, e lei spaventata scarica insomma dei colpi di pistola sul povero Sam Cooke che muore di lì a poco. Addirittura il pugile Cassius Clay, come sapete, Mohamed Ali, o meglio, come si fece chiamare insomma più tardi, che come sapete bene era un grande sostenitore dei diritti civili, disse che se fosse capitato ad Elvis, insomma a un altro bianco, le indagini sarebbero andate avanti, mentre in questo caso si è un po' accelerata l'archiviazione, mettendolo nella massa comunque degli omicidi, dei crimini della gente di colore, lavandosene anche un po' le mani. Ma ve ne parlerò anche nelle curiosità di questo, perché vi darò un mezzo per approfondire questa ricerca della verità che purtroppo oggi non abbiamo, e dobbiamo solamente purtroppo ricordarci che Sam Cooke probabilmente è stato un cantante di una grandezza immensa, ci ha lasciato tantissimo, ma sarebbe stato ancora probabilmente più grande, avrebbe fatto tante più cose se fosse rimasto vivo e questa storiaccia, insomma, non fosse mai capitata. Purtroppo a volte la storia va così. Ultimissima cosa prima di passare al disco è che è chiaro che una lista infinita di cantanti è stata ispirata a livello simbolico, ma anche a livello vocale, da Sam Cooke. Pensiamo a cantanti rock, quindi Rod Stewart, Van Morrison, ma anche insospettabili, per esempio Bob Marley era un grande appassionato di Sam Cooke, ma anche Bob Dylan e tantissimi suoi colleghi anche contemporanei e non solo successivi. Ma poi anche nel genere R&B. Pensiamo a Otis Redding, ma pensiamo anche a Marvin Gaye, che è sicuramente a sua volta un pilastro del genere, una delle voci più importanti anche lui del secolo scorso, ma che ebbe sicuramente Sam Cooke, e questo lo sentiamo vivamente nelle sue canzoni, come grande ispirazione. Bene, siamo finalmente arrivati a parlare di questo fantastico disco. Allora, questo favoloso disco intanto è da interpretare, a mio modo di vedere, ma non solo a mio modo di vedere, come il vero e proprio disco
album concepito come tale di Sam Cooke. Perché? Perché, come vi ho detto prima, lui piazza una miriade di singoli nelle classifiche americane, ma fondamentalmente i suoi album sono appunto, come avveniva anche perché tanti suoi colleghi, sono appunto un mezzo per poi distribuire questi singoli non solo in formato 45 giri, ma anche in formato 33 giri. In questo caso, nel caso di Nightbeat, Sam Cooke entra in studio con una sensibilità artistica molto più libera, una libertà artistica molto più ampia, tant'è che le sessioni di registrazione avvengono in una manciata di giorni e sono tutte sessioni notturne. Quindi pensate, non che lo volesse fare di nascosto, ma sicuramente ha voluto trovare uno spazio che esulasse un pochino da quello che era la sua tipologia di produzione fino ad allora, che puntava al singolo, quindi puntava a brani anche un po' ammiccanti, che però a volte rischiavano un po' di mascherare le sue grandi capacità vocali. Diciamo tutto tra virgolette, perché anche nei brani quelli precedenti le sue capacità vocali sono al top. Però credetemi, in questo disco potete ascoltare fino in fondo l'anima vocale, ma anche l'anima umana di Sam Cooke. La cosa importante poi di questo disco è anche i musicisti che vi hanno suonato dentro. Diciamo che la formazione è il quartetto che accompagna Sam Cooke, anche se poi i musicisti si intercambiano, quindi ci sono più di 4 musicisti nell'album. Però la formazione è quella lì. Ma la cosa importante è chi ci suona, ragazzi. Abbiamo una formazione stellare. Allora, partiamo intanto da un giovanissimo, aveva 16 anni all'epoca, Billy Preston. Billy Preston, voi lo conoscete sicuramente, ma innanzitutto perché veramente ha registrato una miriade di dischi incredibili ed è un artista, un mondista, organista incredibile, ma soprattutto perché ha registrato una miriade di cose con i Beatles, tanto che fu considerato un quinto membro occulto dei Beatles. Pensate che John Lennon lo voleva addirittura tirare dentro la band, ma Paul McCartney gli rispose che guarda, già in 4 è un casino perché ci litighiamo spesso, in 5 sarebbe ancora peggio, lasciamo le cose come stanno. Altro grandissimo della band è poi Bernie Kessel. Bernie Kessel è uno dei chitarristi jazz più famosi in assoluto. Ha registrato anch'egli una miriade di cose, ma già in quel periodo, tra l'altro, sia come carriera da leader sia come sideman, ed è negli anni 50 era già molto conosciuto perché aveva inciso praticamente quasi tutto con Billie Holiday. Dopodiché, ragazzi, alle percussioni, batterie, eccetera, c'è un nome pesante come un macigno, che è Al Blaine. Al Blaine, io non posso neanche enumerarvi singolarmente le incisioni e l'importanza che ha avuto negli anni 60 e 70. È uno dei musicisti più importanti in assoluto, dei sessionman più importanti in assoluto. Allora, vi do 2 numeri: 150 hit nella top 40 americana, di cui 40 al primo posto. 35.000 circa, ovviamente si arrotonda, 35.000 tracce registrate. Quindi voi adesso, se volete stoppate un attimo il video o dopo andate a cercarvi Al Blaine e vedete un po' che cosa ha combinato nella sua carriera. Quindi, insomma, ragazzi, per questo disco abbiamo una formazione veramente da urlo e si sente tutta. Dietro il banco mixer di questo disco troviamo David Essinger, che va citato per 2 motivi. Uno, perché dona a questo album una complessità armonica e una bellezza di registrazione anche e soprattutto della voce di Sam Cooke incredibile. Seconda cosa, è stato il produttore poi successivamente di alcune band molto diverse dall'R&B. Oddio, poi secondo me qualcosa c'è sempre, però sicuramente non di questo esatto genere, che sono state per esempio gli Electric Prunes, che si va sulla psichedelia, e poi Grateful Dead, e sempre si va sulla psichedelia, più una serie di altre cose. Tra l'altro l'album omonimo proprio è prodotto appunto da questo bravissimo fonico. Come vi dicevo, è l'album più intimo, più spirituale, più rappresentativo dell'anima di Sam Cooke. Contiene una serie di... è un album prettamente blues, ma non blues ovviamente, il blues di 12 battute che potreste pensare, il classico,
però fondamentalmente è quello. Poi intorno ci gira lo spiritual, sicuramente il gospel, ci sono tantissimi riflessi, però la cosa importante è che protagonista assoluto è la voce di Sam Cooke. Basti sentire per esempio il secondo brano, che è Lost and Looking, che è assolutamente, secondo me, uno dei brani più belli della discografia del buon Sam, perché è lasciato quasi da solo. C'è solo un accompagnamento ritmico che comunque è lontano e la sua voce è in primo piano. Ecco, in questo brano, ad esempio, potete ascoltare l'assoluta maestria vocale, il controllo che aveva della sua voce, perché la cosa che a me è piaciuta sempre di Sam Cooke è che lui riesce a fare con la voce delle cose veramente strepitose, dei vocalizzi, delle sfumature molto complicate anche, dove magari altri cantanti che ci arrivano benissimo, ma ci arrivano si vede con una certa tecnica, con un piccolo sforzo e comunque riesce bene, ma lui ci arrivava con una leggerezza che faceva sembrare questa cosa molto molto facile, molto delicato, veramente una persona nel pieno controllo nato nella voce, diremmo. Tra l'altro in questo disco Sam Cooke firma anche alcuni brani, come per esempio Mean Old World, ma si può dire che alcuni brani presi dalla tradizione, come Nobody Knows the Trouble I've Seen, che è il brano che poi apre il disco, si può dire che nasca nuovamente di vita propria, perché al di là della prestazione canora, ma l'arrangiamento, la sua interpretazione del brano ne fanno veramente una canzone quasi ex novo, nonostante, come vi ho detto, appartenga poi ai traditional, alla tradizione, insomma, della musica, soprattutto di colore, americana. Comunque, la voce di Sam Cooke non è la sola protagonista dell'album. Ci sono degli assoli, per esempio, di Benny Kessel, come nel brano Get Yourself Another Fool. Quindi c'è spazio anche dato agli altri musicisti e assolutamente, come capirete, occupato in maniera deliziosa. Per esempio, l'organo Hammond di Billy Preston viene molto fuori nel brano Little Red Rooster, che tra l'altro è un brano di Willie Dixon, quel Willie Dixon che ha scritto veramente una miriade di brani blues, ed è lo stesso che appunto poi riprenderanno le Zeppelin, andranno anche in causa, come ben sapete, per Bring It On Home e ovviamente la famosissima Whole Lotta Love. Se quindi dovete iniziare ad ascoltare Sam Cooke, al di là del brano più famoso che, come vi ho detto, sicuramente conoscete, è stato pubblicato postumo, cioè A Change Is Gonna Come, io vi consiglierei assolutamente questo Nightbeat che, come vi dicevo all'inizio, rappresenta, secondo me, Sam Cooke nella sua anima più intima, più artistica, più vera, potremmo dire. Non che il resto sia falso, ovviamente, ma qui sicuramente io sento sulle sue corde vocali un sentimento maggiore rispetto ad altre produzioni. Detto questo, sappiate che non è una cosa che dico solo io, perché ci sono eminenti testate che hanno proprio detto che lui non solo è stata una delle prime 3-4 voci più grandi, più importanti del secolo scorso, ma che questo album è stato uno dei più grandi e importanti album dello scorso secolo, tanto appunto da influenzare generazioni e generazioni di musicisti dopo di lui. Beh, sulla copertina non è che vi possa dire molto, perché come vedete è una tipica copertina anni 60 con la faccia del protagonista. Questo non è un caso, perché il cantante e l'artista doveva essere subito riconoscibile sulla copertina del disco. Ragazzi, erano gli anni 60, non c'era internet, al massimo ti informava la radio sulle nuove uscite o qualche rara rivista di settore o il negozio stesso dove andavi a comprarlo, e quindi doveva esporre in vetrina o nelle bacheche il disco, e questo doveva essere immediatamente riconoscibile. Tante band si sono giocate il successo del disco, penso ai Free, penso insomma a tutta una serie di artisti che hanno magari fatto una copertina non subito riconoscibile, quindi la gente non lo notava. Quindi o un faccione o le quattro facce, no? Pensate ai Beatles, poi ai Queen e tanti altri. Quindi sulla copertina è fondamentalmente una copertina classica. La curiosità invece che vorrei dirvi è questo Hugo e Luigi, ma possiamo tranquillamente pronunciarlo Ugo e Luigi, che firmano anche le note del retro della copertina.
e che sono, perché vi dico che possiamo dirlo in italiano? Perché erano due italiani, erano due produttori della RCA, tra l'altro scrivevano anche canzoni, insomma, come tanti personaggi professionisti all'epoca, raccoglievano una serie di ruoli, insomma, nella loro insomma, capacità artistica, quindi scrivevano canzoni, producevano con gli artisti, eccetera. Sono una coppia molto importante, erano cugini, e appunto firmano sia la produzione dell'album che queste note di copertina che poi appunto se andrete ad acquistare l'edizione in vinile andrete a leggere, e proprio dell'edizione in vinile andiamo a parlare. Oh, e veniamo all'edizione in vinile che ci piace tanto. Allora, come io vi dico sempre, ovviamente non è necessario per forza che voi ascoltate un disco in vinile. Se avete un giradischi, meglio, soprattutto nell'edizione che adesso vi consiglierò. E se però non lo avete, va benissimo qualsiasi mezzo voi abbiate, quindi CD, lo streaming, file ad alta risoluzione. Io dico sempre, cercate di spingere la qualità al meglio di qualsiasi cosa usate, quindi che sia vinile, che sia lo streaming, quindi la più alta qualità, il file a alta risoluzione, il CD con un buon lettore, decidete voi. Venendo al disco in vinile, questa edizione che ho io è un'edizione abbastanza prestigiosa e abbastanza purtroppo costosa, che però mi sono voluto regalare perché questo è uno dei dischi che secondo me vanno ascoltati bene, bene, bene. Allora, è l'edizione edita dalla Analog Productions. Analog Production, produzioni analogiche, quindi già vi dice che tutto il processo dai master tapes originali ripresi dal grande esperto fonico George Marino, sono stati utilizzati per la produzione del disco, per la stampa del vinile, quindi per la produzione, scusate, della lacca che poi ha dato origine, insomma, a tutte le matrici e poi alla stampa del vinile. E il processo è analogico 100%. L'Analog Production è una etichetta che fa di questo un suo vanto, produce analogico 100% e con un altissimo controllo qualità. Ora, in più, questa edizione non vi dico i soliti 180 grammi perché mi sembra sempre di vendere il prosciutto al supermercato. La grammatura è importante perché dà una stabilità magari al disco, perché magari l'incisione del solco può essere avvantaggiata, ma l'importante è come viene fatto un disco e soprattutto quello che ci finisce sopra. Altrimenti è come mangiare sempre la Simmental, ma mangiarla in un piatto di cristallo. Sempre la Simmental rimane, con tutto il rispetto per chi la produce. Non diventa un filetto di chianina, ecco. Quindi, dicevamo, invece per quanto riguarda la production, potete stare tranquillissimi che avete il filetto. I dischi sono riposti, come vedete, in ottime sleeve antistatiche, Quality Records. Sono due dischi perché girano a 45 giri. Il fatto di aver fatto questa scelta, che magari è un pochino più noiosa perché magari ci si deve alzare un po' di più per andare a cambiare lato, però dà una qualità ancora maggiore a livello sonico perché i 45 giri, l'alta velocità di rotazione da un certo punto di vista dona una maggiore qualità, ma soprattutto perché ogni brano, diciamo ogni facciata del vinile contiene meno brani, si ha più spazio per incidere i solchi che chiaramente vengono incisi con parliamo di micro dimensioni, ma dimensioni e struttura più generosa e quindi restituiscono più informazioni e vi devo dire la verità, è assolutamente un'edizione fantastica che io consiglio, io consiglierei anche addirittura, a meno che non ci sia un valore storico, ma anche addirittura al posto della primissima stampa del disco, perché credetemi è un acquisto che vi ripagherà nel suono e, se siete interessati anche a questo aspetto, anche nel valore nel tempo, perché non è che ne stampano a centinaia di migliaia, prima o poi finiscono e quindi tra qualche anno comunque l'acquisto avrà un valore superiore o anche molto superiore a quello che l'avete pagato. Io non ne faccio mistero, costa una settantina di euro, ve lo dico proprio così papale, quindi non vi aspettate il vinile a 20 o 30 euro. Esistono anche edizioni a 20 e 30 euro se le volete, io non le conosco, magari sono buone, però vi assicuro che se volete il meglio è
questa edizione dell'Analog Production che dovete cercare. Chiaro, non è un'edizione, diciamo, non è quello che io consiglio di acquistare quotidianamente, a meno che le vostre condizioni economiche non ve lo permettano, e beati voi. Però ecco, se volete farvi un regalo e questo disco magari lo avete ascoltato prima in streaming, vi è piaciuto veramente tanto e volete averlo in vinile, spassionatamente, messaggio promozionale per l'Analog Production, però quando uno se lo merita, assolutamente straconsigliato. Veniamo infine alla parte finale, allo sapevi che, alle curiosità che io quando posso vi regalo. Allora, intanto una curiosità molto banale, ma chissà, magari qualcuno di voi non la sa. Sam Cooke con la E finale in realtà non è il nome di battesimo. Il nome di battesimo è Cooke senza la E. Sam ebbe l'idea di aggiungere la E perché secondo lui dava un non so che, un tocco di classe al suo nome. Beh, basta insomma comunque guardare anche la sua produzione, anche lui insomma nelle sue esibizioni. Come vedete andava comunque nella direzione molto dell'uomo di classe, ecco, mettiamola così, e poi uno che non si faceva mancare il lusso, andava in giro in Ferrari, ecco, quindi bellissima Ferrari d'epoca, tra l'altro che è quella con cui purtroppo si recò al motel, insomma, il giorno della sua morte. E la seconda curiosità riguarda proprio il giorno della sua morte, che vi ho detto è molto avvolto ancora dal sospetto. E c'è un libro che è uscito ultimamente che si chiama Amore, Morte e Rock and Roll, scritto dal buon Ezio Guaitamacchi, che è una figura di riferimento del giornalismo musicale italiano, una persona che tra l'altro sta curando una collana proprio di libri dedicati alla musica e li abbiamo già recensiti su Music Off, molti di questi, e anche questo a giorni vi annuncio che uscirà una recensione proprio di questo libro scritta da me, quindi aspettate qualche giorno e vi darò qualche particolare in più con foto eccetera come al solito. La cosa che, perché vi sto citando questo libro, scusate, lapsus freudiano preciso, perché appunto in questo libro è contenuta anche la storia della morte avvolta nel mistero ancora per molti versi di Sam Cooke, e quindi se dovete andare a leggere qualcosa oltre quello che insomma trovate in rete, però qui trovate un'ottima digressione su questo argomento. Tra l'altro Ezio è andato proprio a indagare, avvalendosi anche di figure insomma del settore, lui ha conoscenze personali insomma negli Stati Uniti, quindi troverete sicuramente particolari che magari su una pagina di che ne so, Wikipedia, per dirvi, molto più generalista magari non trovate, quindi consiglio spassionato tra le curiosità che appunto potete soddisfare. Io sono arrivato alla fine di questo video, vi ho parlato di una delle voci, come vi ho detto, più stupende del secolo scorso, purtroppo venuto a mancare troppo presto, soli 7 anni di carriera, diciamo, per quanto riguarda la Golden Era, troncata dalla morte improvvisa. Spero veramente che scopriate questo artista che vi regalerà veramente, chiudete gli occhi quando ascoltate i suoi dischi, avrete la sua faccia, la sua voce proprio davanti a voi che canta, e il resto ve lo faccio giudicare a voi, anzi come al solito nei commenti qui sotto scrivetemi cosa ne pensate. Vi annuncio velocemente che marzo sarà un mese pieno di dirette di Ti consiglio un disco, e avremo anche dei grandi ospiti, musicisti d'eccezione, che porteranno i loro dischi preferiti. Non vi annuncio altro, tanto lo saprete a breve, tra qualche giorno, ma credetemi sarà un marzo veramente denso di dischi, musica, divertimento e consigli. Ciao!